capisce. Tanto per farglielo sapere. Bentornati in soffitta, dove il passato rivive e il fascino di un'epoca indimenticabile continua a farci sognare con la bellezza delle sue protagoniste. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessuna delle nostre avventure nel mondo della cultura pop degli anni 70, 80 e 90. Oggi vi porto nella vita di una delle bellezze più iconiche degli anni 80 e 90, Cristina Garavaglia. Da modella mozzafiato sulle copertine di Playboy a star del cinema erotico di Tinto Brass, Cristina ha saputo conquistare il pubblico con la sua sensualità e il suo talento. Cristina Garavaglia nasce a Milano il 7 febbraio 1966, ma cresce a Sedriano, un paesino tranquillo che la vede fiorire in tutta la sua bellezza. Negli anni 80 inizia la sua carriera come modella, diventando presto un volto noto sulle copertine di riviste erotiche come Playboy, Playman ed Excelsior. Vi immaginate le edicole dell'epoca con quelle copertine mozzafiato? Sicuramente avranno fatto sognare molti italiani. Nel 1987 Cristina fa il suo esordio in televisione nel programma cult Drive-In, dove interpreta la ragazza fast food. Drive-In non era solo un programma, era un fenomeno culturale e Cristina, con la sua bellezza disarmante e il suo sorriso magnetico, diventò subito una delle protagoniste più amate. Pensate a quanto sarebbe stato bello tornare a casa, accendere la TV e vedere Cristina in tutta la sua spensieratezza. Il suo debutto cinematografico arriva nel 1989 con L'amante scomoda di Luigi Russo, un film che pur non essendo un capolavoro segnò l'inizio della sua avventura nel grande schermo. Da lì in poi Cristina ci ha regalato una serie di interpretazioni memorabili, spesso cariche di erotismo e sensualità. Ricordiamo ad esempio il 1994, quando Tinto Brass, maestro dell'erotismo cinematografico, la sceglie per il ruolo di Fausta in L'uomo che guarda. Questo film, come molti dei lavori di Brass, è un inno alla bellezza femminile e Cristina, con il suo fascino naturale, ha saputo incarnare perfettamente lo spirito provocante e sensuale del film. D'altronde, chi meglio di lei poteva interpretare una donna così enigmatica e affascinante? Le dispiace spiegarsi per È un po' complicato, lasci perdere. Insomma, Fausta, si può sapere cos'ha contro mio padre stamattina? Gliela porti lei oggi la colazione? Sempre nel 1994, Cristina appare in Miracolo Italiano con Giorgio Faletti e l'anno successivo la troviamo nel cast di Viaggi di nozze di Carlo Verdone, anche se non accreditata. Verdone è un maestro nel raccontare storie italiane con un tocco di ironia e malinconia, e pensare che Cristina abbia fatto parte di questo universo cinematografico, anche se solo per un breve momento, è davvero interessante. Nel 1996, Cristina torna alla televisione con il programma Retro Marche su Tele Monte Carlo, un'altra prova della sua versatilità come intrattenitrice. E come dimenticare il 1997, quando recita in Facciamo fiesta di Angelo Longoni. Un film che, pur non essendo un blockbuster, ci ha regalato un'altra occasione per ammirare Cristina sul grande schermo. Dopo il 1997, Cristina si ritira dalle scene, ma fa un'ultima apparizione nel 1999 come ospite di Meteore su Italia 1 insieme alle altre ragazze fast food di Drive-In. Un momento nostalgico che ha permesso ai fan di rivederla e apprezzare ancora una volta la sua bellezza senza tempo. Ma passiamo ora alla sua filmografia completa, per tutti gli appassionati che vogliono scoprire ogni dettaglio della sua carriera. Dopo L'amante scomoda del 1989, la vediamo in Crack del 1991, diretto da Giulio Base. L'anno successivo, nel 1992, è protagonista in Cattive ragazze di Marina Ripa di Meana. Nel 1993, Cristina recita in Creola di Antonio Bonifacio e in Bonus Malus di Vito Zagarrio. Il 1994 è un anno ricco di impegni, con la partecipazione a L'uomo che guarda di Tinto Brass e Miracolo Italiano di Enrico Oldoini. Nel 1996 recita in Giovani e belli di Dino Risi e nel 1997 conclude la sua carriera cinematografica con Facciamo fiesta di Angelo Longoni.
In televisione, Cristina appare in serie come I ragazzi del muretto nel 1991 e Un inviato molto speciale nel 1992. Non possiamo dimenticare le sue apparizioni in programmi televisivi. Dopo Drive-In 1987-1988, partecipa al Benny Hill Show nel 1991-1992 e a Retro Marsh nel 1996. E così, cari soffittari, abbiamo esplorato insieme la straordinaria carriera di Cristina Garavaglia, una diva che con la sua bellezza e sensualità ha lasciato un segno nel panorama dello spettacolo italiano. Oggi Cristina ha scelto una vita più riservata, lontana dai riflettori. Dopo aver conquistato il cuore del pubblico negli anni 80 e 90, ha deciso di ritirarsi dalle scene alla fine degli anni 90. Anche se le sue apparizioni pubbliche sono diventate più rare, rimane un'icona di quell'epoca d'oro del cinema e della televisione italiana. Molti fan continuano a ricordarla con affetto e ammirazione, e ogni tanto emergono ancora curiosità e storie sulla sua carriera. Chissà, magari un giorno deciderà di tornare sotto i riflettori per regalare ancora qualche momento indimenticabile ai suoi fan. Nel frattempo, possiamo solo augurarle il meglio e continuare a celebrare la sua bellezza e il suo talento senza tempo. Non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi racconti sulle dive più affascinanti e sensuali del nostro cinema. Lasciate un like se vi è piaciuto questo video e scrivete nei commenti quale attrice vorreste vedere protagonista della prossima puntata. Alla prossima, amici della soffitta, e ricordate, il fascino e la bellezza delle nostre dive non tramonteranno mai.